Ciao Anna, la nonna mi tiene costantemente aggiornato su come stai, visto che ti vede proprio tutti i giorni. Non so se la mamma ti ha mai detto che prima di sposarsi giocava a rugby. Mi sa che ne ha di storie da dirti, come di quando si è fatta con lo spaventoso occhio nero. Parlando di rugby, uno dei tornei più importanti è il Sei Nazioni, in cui ogni anno si scontrano Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Scozia e Italia. Ho comprato il biglietto per Scozia e Italia. Vista la somiglianza delle divise, questa volta la Scozia ha giocato con la seconda maglia. Questa partita spesso decide chi vince il poco ambito cucchiaio di legno, che viene dato a chi arriva ultimo. Temendo il freddo mi sono coperto per bene, pantaloni invernali, camicia a maniche lunghe, questo maglione pesantissimo che mi ha regalato la zia Roby, giacca a vento, sciarpa e berretta. Ho fatto bene visto che c'erano solo 10 gradi al sole. Ho trovato subito diversi altri gruppi di tifosi che come me avevano deciso di andare a piedi allo stadio, che in fondo è a meno di mezz'ora dal centro. L'atmosfera è quasi di festa e vale davvero la pena godersela così, piuttosto che rimanere schiacciato come una sardina su un pullman. Arrivato allo stadio ho ripescato il biglietto dalla giacca e sono entrato subito. All'interno puoi comprare da mangiare e da bere e ci sono anche musicisti che suonano dal vivo. Pur essendo ancora presto sono andato a cercare il mio posto sugli spalti. Visto il largo anticipo, lo stadio era ancora piuttosto vuoto. Entrambe le squadre erano già in campo a riscaldarsi e a concentrarsi per la partita. In attesa dell'inizio dell'incontro vengono organizzati diversi intrattenimenti. Uno di questi è la Kiss Cam. Se vieni inquadrato devi baciare chi è vicino. Poi sono entrate le bande per suonare gli inni nazionali. Ma la partita non può iniziare senza l'Highlander che dà il benvenuto alla squadra e ai tifosi avversari. Finalmente, alle 2:30 in punto, arriva il fischio d'inizio. La partita inizia subito bene per la Scozia, che nel giro di pochi minuti segna diversi punti, andando a 3-0 e poco dopo a 10-0. Con molta fatica l'Italia riesce a recuperare e alla fine del primo tempo lo svantaggio si è ridotto a un solo punto. Nell'intervallo arrivano giardinieri anche da lontano a sistemare il terreno di gioco, mentre il pubblico viene distratto con la guitar cam. Nel secondo tempo c'è un momento di grande eccitazione sugli spalti per un attacco della Scozia. L'arbitro però ferma il gioco e il pubblico comincia a fischiare. Il punteggio rimane a lungo stabile sul 16-15 per la Scozia. Negli ultimi minuti però l'Italia è tutta in attacco e infine riesce a segnare i punti che la portano alla vittoria. I giocatori italiani hanno celebrato la vittoria raccogliendo gli applausi di tutto il pubblico, anche se però la tristezza dei tifosi scozzesi era palpabile. Con una camminata sotto la pioggia si è conclusa questa mia prima bellissima esperienza di una partita di rugby dal vivo. Fammi sapere se ti è piaciuta e, mi raccomando,